Ma l'italiano forse, che non parla inglese, non ti capisce se dici partner. Cioè, non ti capirà mai. Oggi parliamo di pronuncia e ti darò dei consigli pratici per migliorare subito la tua pronuncia in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di iniziare questo video voglio dire una cosa molto importante. Gli accenti sono belli. Quando parli in italiano, se sei americano, avrai un accento americano. Se sei spagnolo, avrai un accento spagnolo. Se sei francese, avrai un accento francese. Io quando parlo inglese ho un accento italiano. Quando parlo spagnolo ho un accento italiano. È normale. Possiamo fare qualcosa per migliorare il nostro accento e renderlo un po' più italiano? Certo, possiamo sicuramente migliorare. Possiamo eliminare completamente il nostro accento? Molto difficile. Molto difficile. Conosco pochissime persone che riescono a farlo. Richiede tantissimo studio, sicuramente bisogna essere anche un po' portati, però non è una cosa necessaria al 100%. Quello che possiamo fare è lavorare sul nostro accento e renderlo il più italiano possibile per noi, per quello che noi riusciamo a fare. Ed è quello che voglio fare io con il video di oggi, darti dei consigli pratici su come migliorare facilmente e subito il tuo accento. E resta fino alla fine di questo video perché ci sarà un bonus, un punto bonus, di cui non ho mai parlato fino ad ora. Iniziamo da una regola di base, molto semplice, ma che non sempre viene rispettata. Un modo per migliorare il tuo accento in italiano istantaneamente è pronunciare tutte le lettere. Sì, perché in italiano quando abbiamo una parola pronunciamo tutte le lettere. Non ci sono suoni muti, sì, la H all'inizio delle parole è muta, però tranne quella pronunciamo ogni singola lettera. Per esempio, questa parola tavolo, tavolo. Vedi che pronuncio ogni singola lettera. Matita, matita. Elefante, elefante. Anche vedi alla fine elefante, te. Molto importante. Questa mi piace tantissimo, è la parola con più vocali, credo, in italiano, tutte insieme. Aiuola, aiuola. Vedi? Ho pronunciato tutte le vocali. Aiuola, aiuola. Quindi questa è la cosa più importante, pronunciare ogni singola lettera. E già così il tuo accento migliorerà. Ora parliamo dell'articolo determinativo il. Tu mi dirai, il. Perché il? Cosa succede con il? Beh, perché quando abbiamo l'articolo il e dopo abbiamo una parola che inizia con L, dobbiamo unire il con la parola. Per esempio, il libro. Se sto parlando molto lentamente, se sto cercando di scandire ogni parola, sì, dirò il libro. Ma se parlo più velocemente, quindi a velocità normale in italiano, dire il libro è difficile. Quindi possiamo unire queste due parole e formare il libro. Il libro. Sto leggendo il libro che mi hai consigliato. Il libro. Non è il libro, ma il libro. O anche per esempio il lido. Il lido. No il lido. Il lido. Il limone. Il limone. Vedi? Formiamo un'unica bellissima parola. Ma se abbiamo una parola dopo il che inizia con R, le cose si complicano, perché è molto difficile per noi italiani pronunciare prima la L e poi la R subito. Quindi la L di il diventa R. Quindi il diventa ir. Per esempio, prendiamo re. Se parlo lentamente, il re. Il re. Ma più veloce il re, il r, difficile. Quindi il re diventa il re. Il re. Il ragazzo, il ragazzo, il ragazzo. Vedi, non c'è proprio più la L. Non è il ragazzo, ma il ragazzo, il ragazzo. Oppure
Il romano è un accento molto bello. Il romano è un accento molto bello. Il romano, il romano. O anche se abbiamo una preposizione articolata, per esempio di più il del segue le stesse regole. Lo zaino del ragazzo. Lo zaino del ragazzo. Del ragazzo. Capito? E ora, prima di passare all'altro punto, abbiamo una piccola sorpresa per te. Un modo molto efficace per migliorare l'accento con tutte queste regole è ascoltare, 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 ma anche ripetere, ripetere, ripetere. Quindi abbiamo preparato per te un esercizio fantastico. È un PDF con tantissime frasi con tutte queste regole, quelle che abbiamo visto e quelle che vedremo dopo. Per ogni singola frase avrai la registrazione audio, quindi puoi sentire esattamente come si pronuncia la frase applicando queste regole, per esempio quella di il con R che abbiamo appena visto. E poi, dopo che ascolti la frase, puoi ripetere. Quindi ascolti e ripeti, ascolti e ripeti, molto importante. Ascoltiamo un piccolo pezzo dell'audio dell'esercizio. Il letto è matrimoniale. Il romanzo è interessante. Quindi puoi scaricare il PDF con tutte queste frasi più la versione audio da ascoltare e ripetere cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul link nel primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo materiale. È davvero molto molto utile e ti permetterà di fare tanta pratica. Adesso andiamo avanti e parliamo della N finale delle parole non, in e con. Se abbiamo dopo non, in o con una parola che inizia con B di Bologna, allora la N diventa M. Per esempio, non bevo molto. Non bevo, non bevo. Vedi che è difficile. Non bevo, non bevo. Ma se mettiamo la M anziché la N, non bevo. Non bevo. Non bevo molto. 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 Ho una bella casa in montagna. In montagna. No. In montagna. In montagna. Ho una bella casa in montagna. O anche vado al cinema con Paolo. Con Paolo. Con Paolo. Con Paolo. Vado al cinema con Paolo. Vedi come suona meglio? E ora parliamo dei pronomi doppi. Perché qui non è tanto la pronuncia dei pronomi doppi, ma la posizione dell'accento. I pronomi doppi, come mene, melo, telo, formano un unico suono, anche se sono scritti separati. Per esempio, me, ne, vado subito diventa me ne vado, me ne vado, me ne vado subito, me ne vado subito, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Te lo dico dopo, te lo dico, te lo dico, te lo dico dopo, te lo dico dopo. Me lo guardi, me lo guardi, me lo guardi, me lo guardi. Quindi formano un unico suono, però in questo caso non dobbiamo preoccuparci della posizione dell'accento, di come leggere la parola, perché sono 3 parole separate. Ma con l'imperativo è diverso, perché quando abbiamo un verbo all'imperativo, il pronome, i pronomi in questo caso, i pronomi doppi, si mettono alla fine dell'imperativo e formano un'unica parola. Per esempio, presta me li. Sono tutti insieme, no? È tutta un'unica parola. Io sento molti studenti sbagliare la posizione dell'accento e mettere l'accento su me, prestameli. Ma no, è sbagliato. Questo perché tu puoi aggiungere tutti i pronomi che vuoi alla fine di un verbo, ma la posizione dell'accento rimane la stessa. Quindi l'accento è sempre sul verbo, non sul pronome, sul verbo. Che significa? È facile.
Leggiamo il verbo presta. Presta. Ora tu devi aggiungere tutto quello che vuoi dopo, meli in questo caso, meli, ma presta lo devi leggere sempre come presta. Quindi, se presta rimane presta, allora meli non ha un accento. Prestameli, prestameli, prestameli. Senti la differenza. Prestameli su me, ma è sbagliato. Presta, presta, prestameli, prestameli, prestameli. Hai capito? Sempre così. Andiamo, ce ne, andiamo, andiamo, andiamocene, andiamocene, andiamocene. Chiaro? E ora parliamo delle doppie, che sono anche molto importanti, perché se sbagli una doppia puoi anche dire una parola completamente diversa e trovarti in una situazione anche imbarazzante. Per pronunciare una doppia ti do un consiglio molto pratico. Se hai una doppia, devi rendere la vocale prima della doppia più corta. Per esempio, prendiamo nono, il numero ordinale per 9, e nonno, nonno, cioè il papà di nostra mamma o di nostro papà. Nono, nono, guarda la prima O, è lunga, nono, nono, e ora la doppia, rendiamo la O, la prima O, più breve, nonno, nonno, nono, nonno, nonno, nono, nonno, nonno, nono, nonno. Senti la differenza? Sete, il sentimento di avere bisogno di bere, ok? È sette, sette, il numero 7. Sete, sete, sette, sette, sete, sette. E ora un errore molto imbarazzante. Ano, ano, l'orifizio del nostro corpo che abbiamo lì giù. Anno, anno, anno. Gli anni, cioè 2025, 2026 o i miei anni, per esempio, ho 27 anni. Ano, ano, anno, 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 ano, anno. Ok? E questo è molto importante anche con i verbi. Per esempio, la differenza tra il futuro, andremo, noi andremo, e il condizionale presente. Noi andremmo, andremmo, andremo, andremo, andremmo, andremmo. Vedi come la E prima della doppia è più corta? Andremo, lunga, andremmo, andremmo. Ok? E ora, prima di passare al punto bonus, voglio darti un consiglio su come pronunciare il suono GL, gli. Prima di tutto devi sapere che ci sono alcuni italiani che non lo pronunciano o comunque non lo pronunciano molto forte, però nella maggior parte dei casi la popolazione italiana pronuncia questo suono correttamente ed è un suono molto forte. È un po' come una L, quindi prova a fare la L. L. Vedi che la lingua si muove dal palato superiore e poi tocca i denti dietro dei denti qua e poi cade L. Prova adesso con la tua lingua a graffiare forte il tuo palato superiore. Vedi, io parto da dietro adesso. Gli. Quindi io non sto più facendo l. Quindi sfioro leggermente il palato, ma lo graffio, proprio lo graffio, gli. Questo è un suono esagerato, lo sto esagerando, e parto proprio da dietro, metto la lingua dietro nel palato, graffio il palato molto forte e cado giù con la lingua. Gli. Per esempio, figlio, sbagliato, però con una L. Figlio, foglio, famiglia. Devi grattare un po' di più con la lingua il palato superiore e potrai iniziare a sentire questo suono come una L,
ma più forte. E ora passiamo all'ultima parte di questa lezione, una parte bonus di cui voglio parlarti, perché è molto importante: le parole straniere. Qui possiamo fare un discorso molto ampio. Come pronunciamo le parole straniere? Le pronuncio con la pronuncia corretta in quella lingua, in inglese, perché vedremo parole inglesi che sono quelle più comuni, o le pronunciamo in italiano? Dipende, e voglio raccontarti una storia. Infatti, durante uno degli ultimi viaggi di studio che ho fatto con Prof. Valeria in Toscana, abbiamo avuto un problema di comprensione con un nostro studente. Infatti, l'ultima cena, il menù prevedeva la porchetta, una tipologia di carne, ma per le persone vegetariane come Valeria, il menù prevedeva un hamburger vegetariano. Quindi a Valeria arriva questo hamburger, un signore chiede a Valeria: Valeria, che cos'è? È un hamburger. E lui non capisco, che cos'è? Un hamburger. Scusa, Valeria, non capisco. Allora, subito diciamo un hamburger. Ah, hamburger sarebbe hamburger. Allora c'è stato un problema, un grande problema di comprensione, perché questo povero studente, quando sentiva hamburger, ok, non riusciva a collegare la pronuncia italiana di hamburger, quindi hamburger, al significato della parola in inglese. È normalissimo che questo succeda. Ma ora immagina il contrario. Vai al supermercato, vuoi comprare in macelleria degli hamburger e dici al povero signor Franco che lavora in macelleria che vuoi 2 hamburgers. Ma Franco non parla inglese. Franco parla solo italiano e il suo dialetto. Quindi abbiamo un problema, perché forse Franco non riuscirà a capire che tu hai detto hamburger, perché per lui hai detto... Non ha capito, perché non ha l'orecchio per capire quei suoni. Quindi, come facciamo? Pronunciamo le parole straniere inglesi con il nostro accento o in italiano? È difficile, capisco che è difficile, ma questo è il mio consiglio. Per parole di uso quotidiano, quindi parole che sono entrate nel nostro dizionario da anni e anni e anni, e tutti gli italiani ormai le usano, pronunciamo queste parole in italiano. Quindi hamburger diventa perché l'H è silente in italiano, burger. E questa è la cosa più importante. Il suono più importante è quello finale. Infatti, in italiano noi non possiamo mai finire una parola in consonante. Tutte le nostre parole finiscono con una vocale, e anche le parole che finiscono con una consonante, come in o con, comunque si uniscono alla parola successiva. Vado in ufficio, vado in ufficio. Quindi sì, in finisce con una consonante, ma in realtà nel complesso la frase comunque finisce con una vocale, vado in ufficio. Ed è questo il motivo per cui la nostra lingua è incredibilmente musicale, melodica. Però se in inglese una parola finisce con consonante, come per esempio hamburger, noi italiani non siamo in grado di finire una parola senza un suono vocalico, senza una vocale. Però le vocali sono A, E, I, O, U, quindi abbiamo bisogno di un'altra vocale, la schwa. La schwa ha questo suono, ed è comunque come una vocale. Ecco perché hamburger, Lo senti? Vediamo altre parole molto molto comuni che tutti usiamo in italiano. Sport. Sport. Non è sport. 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 Lo senti? Computer. Computer. Non è computer. E finisce. Computer.
Questa è molto bella, questa parola che vedi sullo schermo. In inglese sarebbe club, in italiano diventa club, club. Quindi la U diventa E, non so perché, e non è club, club, ma è club, club, b. Ketchup, ketchup, trailer, trailer. Questa è bellissima. Partner, partner. Senti, qui addirittura aggiungo una schwa anche vicino alla T in mezzo. Partner, partner. Immagina che stai parlando con un italiano e dici io e il mio partner siamo andati a Roma questo weekend. Ma l'italiano forse, che non parla inglese, non ti capisce se dici partner. Cioè, non ti capirà mai. Quindi è tutto un discorso di comprensione. Noi abbiamo bisogno che la persona con cui parliamo ci capisca. È essenziale, è il concetto stesso di conversazione tra due persone. Quindi se tu dici partner e l'altra persona non ti capisce, l'unico modo per farti capire è dire partner. Partner. Anche tutte le parole che finiscono in ing, shopping, trekking, oppure famosissimo Netflix, Netflix, Amazon, Amazon, oppure fan, fan. Tu non sei un mio fan, sei un mio fan. Fan. Ed ecco perché noi italiani, quando parliamo inglese, veniamo presi in giro che we speak like this. Perché noi non possiamo finire una parola senza E se tu vuoi farti capire al 100% dagli italiani, devi finire le parole straniere con sport, computer, trekking, Netflix, McDonald's. Quindi la domanda è, quando io vado all'estero, per esempio vado negli Stati Uniti, devo dire pistaccio o pistacchio? Bruschetta o bruschetta? Beh, l'obiettivo è farmi capire dal cameriere. Quindi cosa dovrei fare? Non lo so, dimmelo nei commenti, ti lascio questa domanda e mi dici tu che cosa ne pensi. E ora non dimenticare di scaricare il materiale di oggi con le frasi. Potrai ascoltare tantissime frasi con tutte le regole di cui abbiamo parlato oggi e poi dopo ogni frase avrai il tempo di ripetere le frasi. Quindi ascolti e ripeti e fidati che il tuo accento migliorerà tantissimo. Per scaricare il materiale clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Se il video ti è piaciuto e hai imparato nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Ci aiuta davvero davvero tanto. Per te può sembrare un piccolo gesto, ma per noi è importantissimo. E non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!